prossimo catalogo Villiers per la collezione 2025 vedrà un'introduzione molto importante. Una bici completamente nuova, di altissima gamma, pensata e progettata per dare la massima efficienza in salita. Quando in Villiers parliamo di biciclette da salita, per chi ci conosce da tempo, non possono non venire in mente tutta una serie di prodotti che hanno segnato la nostra storia, quella del ciclismo mondiale e i nostri successi commerciali. Se parliamo di leggende del ciclismo e di grandi salite, il primo nome che mi viene in mente è ovviamente quello di Marco Pantani, emblema stesso del corridore pronto a dare spettacolo quando la strada saliva. Villiers ha supportato la Mercatone 1 del Pirata nel 1997, anno in cui introducevamo nel mercato una leggerissima bici in alluminio con tubi Easton. Pesava 7,2 kg già quasi 30 anni fa. Mi piace ricordare che con questa bici Marco ha vinto 2 tappe al Tour de France e ha stabilito il record dell'ascesa dell'Alpe d'Huez, ancora oggi imbattuto. Passa qualche anno e con il nostro 100° anniversario arrivano i nostri mitici modelli 100 e 101. Qui con il team Lampre contiamo tantissime importanti vittorie. Impossibile ovviamente non citare il Mondiale di Varese e il Fiandre vinti da Alessandro Ballan. La Serie 0, nata nel 2011, dà il via alla nostra ricerca della massima leggerezza del telaio. Partiamo dalla 07, vincitrice del Giro d'Italia 2011 con il dimenticato Michele Scarponi, telaio dal peso di 780 grammi. Nel 2016 abbiamo poi presentato la 06 in occasione del nostro 110° anniversario. Era un telaio speciale da 680 grammi, leggerissimo per quei tempi, prodotto in solo 110 esemplari. Per poi arrivare al 2019, anno in cui abbiamo introdotto la bicicletta che tutti conosciamo anche oggi, la 0 SLR. Con questa bicicletta il team Astana ci ha regalato importanti vittorie. Ricordo il Tour de France, Lutsenko, la tappa regina del Tour de France 2020 con Miguel Ángel López e la classica monumento di fine stagione in Lombardia con Jakob Fuglsang. 0 SLR per noi è ancora una bici attuale con una sua spiccata modernità, ma il nostro spirito evolutivo non si è seduto sugli allori di un prodotto di grande successo. L'innovazione è da sempre nel DNA di Villiers. Abbiamo fatto passi in avanti in termini di ricerca della leggerezza, di uso dei materiali, nella cura del singolo dettaglio che fa la differenza e il suo relativo miglioramento. Tutto questo in un'ottica di conseguimento della massima performance. Con questo spirito vi presentiamo la nuova verticale SLR. Quando parliamo di un telaio da salita, il primo aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è la materia prima usata. L'uso di materiali compositi di altissima qualità è la base di partenza per portare alla luce un progetto votato completamente alla performance di altissimo livello. Vedremo più avanti che non è solo il materiale a fare la differenza, ma sicuramente è il primo importantissimo tassello su cui basare il resto della progettazione. Per la verticale, nello specifico, abbiamo impiegato 3 tipologie di fibre prodotte dalla Toray, multinazionale giapponese leader nella produzione di fibre di carbonio, in particolare la T800, la T1100 e la M46JB. Le prime 2 caratterizzate dall'elevatissima resistenza a rottura, mentre l'ultima ad alto modulo per il conferimento al telaio di un'elevata rigidezza torsionale. Le fibre di carbonio scelte vengono impregnate da speciali resine epossidiche e rese utilizzabili in rotoli di preimpregnato o pre-preg, che vengono successivamente tagliate in più di 400 sagome con diverse tipologie di forma e di orientamento di rinforzo. Grazie all'impiego di nuove tecnologie produttive che permettono l'inserimento di materiali performanti all'interno dello stampo in modo preciso, il telaio viene curato. Questo termine tecnico sta a indicare il processo di trasformazione che porta al consolidamento della resina in modo ottimale per l'ottenimento delle massime performance possibili. Nello specifico, la grande novità che contraddistingue l'innovativo processo tecnologico della verticale è il nuovo sistema Active Molding, caratterizzato dall'impiego di speciali controstampi in polimeri espansi che durante il processo di cura si adattano ai materiali che si consolidano durante tale processo. Verticale nasce quindi come un monoscocca composto da telaio, forcella, reggisella e manubrio. Partirei ora nel descrivere i 4 elementi, tutti curati nei minimi dettagli con un unico obiettivo: lavorare all'unisono per migliorare la performance riducendone il peso. La piega manubrio è in carbonio monoscocca e ha un design completamente nuovo con un peso di circa 310 grammi.
La prima cosa che salta all'occhio è la speciale forma a larghezza differenziata della piega. Se la vediamo frontalmente, l'impugnatura alta sui comandi è più stretta nella parte inferiore. Questa forma è stata pensata per dare delle risposte concrete alle esigenze dei professionisti, che stagione dopo stagione cercano soluzioni aerodinamiche ottimali, ma che stiano all'interno delle regole dettate dall'UCI. La tendenza è quella di andare stretti, ma avere comunque una presa bassa più larga in favore di una maggiore maneggevolezza, requisito fondamentale in fase di sprint. Il delta tra parte superiore e inferiore è di 30 mm. La ricerca della riduzione di peso complessiva del manubrio ci ha portato a sviluppare un supporto stick ad hoc per il ciclocomputer, completamente in alluminio, che a differenza dei precedenti entra totalmente all'interno della piega manubrio. Il fissaggio avviene grazie a due fori passanti che ci hanno permesso di ottimizzare il peso ulteriormente rispetto ai modelli precedenti. Spostandoci nella parte posteriore, in zona attacco manubrio canotto forcella, si può vedere un sistema diverso per il serraggio. Le viti vanno a chiudere su due inserti in alluminio, soluzione che agevola facilmente la sostituzione nella parte di serraggio e va a migliorare la distribuzione delle forze sulla parte in composito. A chiudere il posteriore dell'attacco, un inserto in gomma per evitare che sporco e sudore entrino nella piega, preservandone così l'affidabilità nel lungo periodo. Abbiamo lavorato anche sulla parte alta dell'impugnatura, in particolare per quello che riguarda l'instradamento delle guaine freno. La superficie di appoggio è aumentata per migliorare il passaggio della guaina all'interno del manubrio. V-Bar, come le altre pieghe monoscocca del nostro catalogo, è compatibile anche con le altre bici di alta gamma. È disponibile in 6 taglie, 2 con larghezza 37-40, con attacchi da 90 e 100 mm, 4 con larghezza da 39-42 con attacchi da 110, 120, 130 e 150 mm. Anche per la forcella la sfida è stata quella di migliorare peso e performance di un componente apparentemente semplice. Innanzitutto abbiamo mantenuto la caratteristica forma simmetrica, le sezioni sullo stelo dove è alloggiata la pinza freno sono maggiorate, più esili e leggere invece quelle della fodero destro. Un'altra novità è il fodero forcella sinistro sghembo. Questa forma è migliorativa per due motivi. La prima è rispondere al meglio alle sollecitazioni grazie all'orientamento delle fibre di carbonio. La seconda è una maggiore resistenza alle forze esercitate dalla pinza durante la fase di frenata. La forma spezzata del profilo posteriore conferisce in definitiva una maggiore rigidezza alla forcella e migliora il feeling complessivo durante la fase di frenata. Abbiamo prestato particolare attenzione al design della testa della forcella. Questa zona di transizione tra foderi e canotto forcella è molto delicata e in questo punto convergono altissimi livelli di stress durante la pedalata. Abbiamo una testa conica e questa non è certo una novità. Per Verticale SLR il nostro lavoro si è focalizzato sul trovare un compromesso costruttivo per avere il cono molto più alto rispetto allo standard. Questo conferisce una maggiore continuità meccanica tra canotto e testa della forcella. Ma veniamo ora al cuore del progetto. Anche qui a guidare la progettazione è stata la ricerca della riduzione massima di peso in ottica performance. Partiamo dal nodo sella. Abbiamo estremizzato il dispositivo di chiusura che non chiude più dall'alto ma diagonalmente dal basso. Questo sistema di serraggio ha permesso un alleggerimento di peso in quel punto del telaio rispetto allo 0 SLR. Altra grande introduzione fondamentale è l'attacco del deragliatore anteriore, che per la verticale non è più rivettato al telaio e diventa riposizionabile. In questo modo siamo riusciti a diminuire il peso dell'attacco ed avere due possibili configurazioni che permettono di montare in un caso guarniture compact 50-34 o 53-39 e nell'altro guarniture maggiorate fino al 55-56 denti come richiesto dai nostri team World Tour. Per quanto riguarda il carro abbiamo un nuovo forcellino posteriore, progettato con una speciale forma sagomata che ne impedisce la rotazione garantendo così una maggiore affidabilità. La parte intercambiabile è a sbalzo, il che permette di distanziare notevolmente la catena dai foderi ed evita eventuali punti di contatto tra catena stessa ed il fodero. Il tutto è compatibile con i gruppi wireless e semi-wireless. Per concludere abbiamo ridisegnato il reggisella con due possibili arretramenti, 0 e meno 15 mm, entrambi muniti di due speciali fori per l'installazione di una luce posteriore o per montare i numeri gara.
Un aspetto meno tangibile ma fondamentale per Villiers è lo sviluppo delle migliori geometrie telaio. Questo processo è avvenuto in stretta sinergia con i team professionistici che abbiamo sponsorizzato negli anni. Ogni nuovo telaio è stato pertanto al passo con i tempi, seguendo la naturale evoluzione delle esigenze dei ciclisti che sono molto cambiate nel corso di questi ultimi anni. Dal punto di vista delle geometrie, la prima grande differenza rispetto alla Zero SLR è stata la modifica del reach. Ci siamo concentrati su quello che interessa principalmente al ciclista, ovvero il posizionamento delle mani rispetto alla scatola a movimento centrale. Il risultato di questo è una modifica delle geometrie del telaio e della piega manubrio. Lo stack della bici è rimasto quasi invariato. Il reach invece è stato allungato rispetto alle nostre geometrie classiche. Per la piega manubrio ci siamo concentrati sulle posizioni C0 e C1, quelle più prestazionali per l'atleta. Le modifiche principali riguardano drop, reach e gli angoli di inclinazione della piega, in particolare quelli dell'attacco manubrio rispetto al canotto forcella, che vanno da meno 7.5 a meno 10.5 gradi. Merita un focus particolare la distanza tra movimento centrale e appoggio alto delle mani al manubrio, che in Villiers abbiamo battezzato con il nome di punto C0 o AcuFit. Per verticale la grande novità è che siamo riusciti ad ottenere una campitura omogenea dello spazio anche per la nuova posizione C1, un processo di sviluppo e ricerca fatto a braccetto con il team Groupama FDJ. Questo ci ha permesso di avere un prodotto adatto, in termini di fitting, ad ogni tipo di esigenza e ad ogni tipo di corridore. Per concludere, il peso del frameset in taglia M nella Zero SLR era di circa 1819 grammi, mentre nella verticale passa a 1663 grammi, una riduzione di meno 10%. Verticale è disponibile in 6 taglie e attualmente in 4 colori di serie, caratterizzati da una doppia finitura lucida opaca. La nera con accenti ramati, che chiameremo Core Black, il Velvet Red, che è ormai un best seller nei colori top di gamma Villiers, la novità Hulk Green, che sarà usata sia da Astana al prossimo Tour de France e in tutta la comunicazione pubblicitaria dei prossimi mesi. Il quarto colore invece è un bianco blu rosso, l'unico in finitura completamente lucida, che sono i colori sociali di Groupama FDJ, colore che ovviamente sarà usato dal team francese a partire dal prossimo Tour de France.